Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, abbiamo fatto pulizia e abbiamo la piastra posteriore che è qua sotto, un bel piastrone e un bel pezzo di cartone. Per le leggi della fisica questo pezzo di cartone è più leggero di questo qua di ferro, quindi abbiamo fatto una dima di cartone di modo da alzare meno volte possibili quella di ferro. Ci siamo anche attrezzati adesso con la piastra posteriore, quella più bassa, che vedete è più spessa, di modo da recuperare spazio qua sotto, che è quello scasso qui. Praticamente noi non andremo a fare la greca fino in fondo, ma la faremo terminare qui, e qua metteremo solo la piastra da 1 centimetro per farci stare poi il pacco batterie qua dietro. Quindi adesso facciamo un'altra verifica del cartone, vedere se va su perfettamente, segniamo, tagliamo e poi vediamo come presentarlo all'interno. Se magari iniziare già a predisporre qua la prima traversa con, non so, magari questa qui già appoggiata, e poi con il crick in qualche modo provare a mettere su questa qui, o non so, adesso qualcosa ci inventiamo sicuramente, quindi ci vediamo tra un attimino. Allora, abbiamo tagliato la piastra di qua e di là, un attimo di pulita, e qui abbiamo deciso di fare così. Allora, impalcature varie come al solito, quindi abbiamo posizionato la piastra da 1 centimetro al suo posto, abbiamo messo questo come spessore di modo da tenere, diciamo, un pelo di aria, perché se poi si storta qualcosa poi questa qua non la buttiamo più dentro, e tanto poi comunque va tutto saldato, non è un problema, di qui e di lì. Quindi adesso questa qua la puntiamo su un po' bene, a misura giusta. Qua abbiamo messo un fermo di modo da buttare dentro quella piastra, provare ad alzarla e vedere che sui contorni sia come deve essere, quindi fondamentalmente che si possa montare. Se monta e funziona tutto quanto il discorso, la appoggeremo là da parte, o meglio forse di là, e poi inizieremo a fare tutta la greca qua dietro, perché poi a quel punto lì possiamo anche permetterci di chiuderla tutta. Quindi proviamo a buttarla dentro, crick già pronto, e vediamo cosa succede, incrociamo le dita. Allora, abbiamo appoggiato la piastra, abbiamo messo un po' di fermi e stoppini vari. Questa qua l'abbiamo posizionata mettendo sotto quella da 1 centimetro, come avevamo detto prima. Adesso col crick e un po' di fortuna l'abbiamo piazzata su. Va che bene. Beh, adesso che sappiamo che monta, possiamo andare avanti con la greca. Vi faccio vedere anche all'interno, nel buio più totale. C'è dentro un pelino di aggiustaggio a destra e a sinistra, vedete qua c'è un pelino di aria, ma è perché di là è troppo conto, dovrebbero esserci 2 mm da tutte le parti. Crick buttato dentro, perfetto, niente, adesso possiamo tirarla giù e facciamo tutta la greca come questa. Quindi adesso si taglia e si punta. Allora, abbiamo deciso di proseguire con il bricolage, quindi facciamo questa piastra, poi questa di chiusura e questa qui sotto, tutto partendo prima dal cartone e poi finiamo sulle lamiere, così almeno non facciamo scarto eccetera. Allora, come vedete abbiamo abbandonato l'Art Attack, nel senso che là in fondo abbiamo montato la piastra dove abbiamo dito, questa qui, che poi vi farò vedere meglio dopo. Abbiamo fatto un accenno di quella, ma è un po' incasinata, quindi per non perdere tempo abbiamo iniziato a chiudere tutta la parte posteriore e facciamo tutte le piantane e poi tutti gli orizzontali a soldatini. Quindi ci aspetta un momento di taglia e cuci abbastanza interessante. Continueremo così.
per un po', poi vediamo. Già, abbiamo saltato un pezzo. Allora, come vedete abbiamo già fatto tutta la gabbia posteriore, l'abbiamo anche già saldata, che onestamente vederlo per questa parte qui, quando c'è già tutta una parte che fa vedere come abbiamo fatto questa, la ritenevamo un po' superflua, quindi l'abbiamo fatta, saldata, smerigliata e stiamo montando la piastra, vedete, con il crick, una bella assetto di legno, martinetti a olio qua e là, per metterla ben centrata, a filo sotto qui, al suo posto. Nel mentre stiamo facendo tutte, vedete, le V, gli scarichi per saldare la piastra che va lì sotto, e piano piano stiamo andando avanti. Adesso vediamo un po' come affrontare la cosa, perché qua poi c'è tutto da saldare e insomma c'è una giornata fantastica. Nel mentre abbiamo anche rimontato tutte le chiusure, abbiamo pulito un po' qua e là, vabbè adesso dentro è più conciata di prima perché abbiamo dovuto smerigliare qua e là. Praticamente abbiamo rimontato le chiusure perché quando andremo a saldare questa parte qua, ma in particolare questa, sia di qui che di là, abbiamo paura che saldando qui potrebbe andare a tirare, diciamo, su questa piantana e andare a stortarci fuori tutta quella parte qui. Non dovrebbe succedere, è un'ipotesi molto remota, probabilmente soltanto un timore infondato, però noi cos'è che andremo a fare? Andremo a imbullonare tutto per tenere questa piantana e quell'altra ferme ed essere sicuri che non andrà a stortarsi niente. Più che altro magari questa, che con tutti gli scarichi che sono stati fatti per andare il più vicino possibile alla carrozzeria, vedete qua avevamo messo un rinforzo qui e un rinforzo qua, però fondamentalmente è una C aperta, quindi andando a saldare qua magari potrebbe fargli fare questo movimento e fregarci questa chiusura. Noi imbullonandola teoricamente andremo a eliminare il problema, poi magari aggiungeremo anche qualche morsetto, qualche pinza, qualcos'altro. Quindi vediamo di posizionare su questa piastra, la puntiamo tutta, mettiamo bella in squadra anche questa e prima di iniziare a saldare vi facciamo vedere il risultato finale con dentro tutto pulito e in ordine. Quindi a tra poco. Da 4 poco, quasi più. Già, c'è un rimbombo esagerato. L'abbiamo saldata ragazzi, l'abbiamo saldata tutta quanta, poi la guardiamo anche da fuori bene. È tutta saldata ma non è smerigliata. Allora abbiamo fatto queste linee che alla fine non mi ricordo se avevamo detto che ci eravamo riusciti da mettere qui, ok, per fare questo raccordo. Come vedete questo è un pezzo dritto e quello è un pezzo storto. Ora con il cartone era qua perfetto,
e poi con la lamiera ci siamo dovuti riadattare un pelino, abbiamo fatto un'incisione qui, abbiamo piegato, così siamo riusciti a raccordarlo via abbastanza bene. Qui e anche qua sotto, vedete che adesso qua abbiamo eliminato il gradino, qua sotto è tutta saldata e poi abbiamo applicato questa piastra. Qui bisogna fare tutto il raccordo adesso. Qua c'è dentro il primo giro di saldatura che poi andrà rifinito per forza, quindi andrà spazzolato tutto, andrà lisciato e poi andremo avanti a saldare fino a che non raggiungeremo un livello buono, tipo questo qui, vedete che è abbastanza, diciamo, liscio. Va comunque smerigliato, questi qua sono segni di spazzola per tirare via tutto il fumo eccetera. Questo fumetto qua, vedete, c'è tutto lo sporco, e lo lisceremo tutto quanto con calma, tanta pazienza e niente. Come vedete anche qua non è stato smerigliato ancora niente, andrà lisciato anche qui, mentre per quello che sono tutti gli angoli qua non so, dobbiamo un po' vedere cosa fare, nel senso che potremmo anche lasciarle così di modo che la saldatura rimanga, diciamo, più ermetica, solida. Oppure vedete, tipo queste qua, questa può anche rimanere così, nel senso va anche bene. Ovvio che quando poi i punti iniziano a diventare un po' brutti, tipo questo qua va lisciato, mentre si può lasciare così. Qua sotto potremmo anche lasciarla così, che è abbastanza bassa, non dà fastidio. Questa è da valutare bene, poi comunque bisognerà ripassare qualcosa sicuramente, perché alla fine, per quanto ci impegniamo, ovviamente non è il nostro lavoro, quindi bisogna un attimino arrangiarsi. Però comunque sia, è rimasto un buon lavoro. Questa qua poi vi faremo vedere, la rinforzeremo ulteriormente dietro, lo vedremo magari nella prossima puntata, per quello che riguarderà tutto il lavoro sulle batterie qua dietro che dobbiamo affrontare e modificare. Quindi vi faccio vedere poi da fuori come è venuta e un po' tutto il resto, come abbiamo fatto anche a mettere la piastra del muro posteriore. Quella lì abbiamo dovuto giocare un attimino di ingegno. Infatti, se vedete, ci sono delle puntate qua un po' strane, quindi adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo combinato. Quindi questo è l'aspetto, e qui vediamo la particolarità del muro posteriore. Allora, cosa abbiamo fatto? Senza quella piastra lì montata, abbiamo praticamente messo sotto qua il crick classico, quello che usate per cambiare le ruote alla macchina. Abbiamo sollevato la piastra, l'abbiamo portata in battuta, tutta bella appoggiata, uniforme, e poi si è presentato il problema di farla aderire bene. Quindi cosa che abbiamo fatto? Abbiamo saldato in ogni quadratino un dado, vedete, un M10, di modo che poi qua sotto, visto che avevamo accessibilità, abbiamo usato i morsetti, quelli classici da fabbro. Poi salendo abbiamo usato questo sistema, quindi vite avvitate nel dado, uno spessore e un dadino che praticamente faceva aderire bene questa lamiera sullo scatolato. Dati 4 punti, 1, 2, 3, 4 negli angoli. Facendo così siamo partiti dalla cima e siamo scesi piano piano, e l'abbiamo puntata tutta. Puntata questa, abbiamo puntato questa qua sotto, messa bene in squadra, bella parallela al muro, in squadra poi con il resto, e abbiamo saldato tutto. Anche qua sono tutte saldature continue, sotto e sopra, vedete? Tutta quanta. Poi come particolare abbiamo fatto saldature continue qui e qui. Stessa cosa qua sopra e sopra ancora del tutto.
Su tutte le giunte sono tutte saldature continue, vedete qua che è tutto pieno, tutto saldato. E stessa cosa qua sotto, qua ci sono due passate, una sotto per legare questa piastra bene, vedete che non era stata saldata, al piano, e poi abbiamo saldato sopra tutto insieme per far aderire bene questa su quella sotto, quindi qua ci sono praticamente due passate di saldatura. Facendo così speriamo di aver garantito diciamo di aver reso la macchina stagna il più possibile. Anche qua vedete è tutto saldato continuo, tutto quanto. Qua c'è la piastra interna di rinforzo e via. Allora, tempo impiegato per saldare tutto, se non sbaglio un giorno intero per saldare solo la parte dentro, quindi tutta la parte di saldature continue e di spazzolatura tutta quanta. E se non sbaglio ricordare ci sono voluti 2 giorni e qualcosina per saldare tutti i quadratini praticamente, tutto questo qui sotto, 2 giorni, 2 giorni e mezzo, via. Se volete proprio farlo con calma, prendendovi delle pause, che comunque a lungo andare vi stancate, ve lo garantisco, a una certa ne avete un po' piene le scatole. Qua è tutta saldata con le sue tolleranze eccetera. Questa qua adesso l'abbiamo appoggiata per fare delle altre misure per portarci un po' avanti. E niente, devo dire è stata una bella sfida comunque. Saliamo su senza ammazzarci, vedete anche sopra è tutta saldata nello stesso modo, tutta continua di qui e via. E dove ci sono i punti di giunzione anche tra le lamiere là sotto, anche lì è stata fatta continua per scrupolo, non serviva però eravamo già in ballo, e devo dire che è arrivata alla fine con successo. Avrete notato questa qua, forse l'ho detto all'inizio del video, è una MB25 che abbiamo sostituito alla precedente MB15, che se volete un consiglio acquistatene entrambe, usate la MB15 per fare le cose fini, magari le puntature un po' più piccola per fare gli spazi quelli un po' più angusti, e poi dovete secondo me prendere per forza una MB25 per fare tutto questo po' di lavoro, perché lo stress è tantissimo. Tenete conto che avevamo saldato più o meno tutto quanto tra i 140 e i 160 ampere, ma in maniera proprio continua. Vedete termocoppie attaccate, adesso lì è caduta, per controllare la temperatura della saldatrice e sotto, perché poi qua si scalda tutto, bisogna anche cercare di evitare di far scaldare e raffreddare troppe volte insieme, dopo iniziano a tirare i ferri e fare un disastro. Quindi vediamo cos'altro dire, non saprei, perché è stata una bella legnata anche questa. Niente, allora poi faremo un riassuntivo di quanto filo si è mangiata quella saldatrice lì, e poi tireremo comunque un po' le somme di tutto questo progetto. Niente, adesso là bisognerebbe saldare un po' di roba TIG, però adesso valutiamo se acquistare la torcia o la saldatrice intera, visto che le abbiamo trovate a buon prezzo, e siccome quella saldatrice fa anche il TIG, ma fa un TIG lift, e volevamo valutare se prendere la torcia o come stavo dicendo tutta la saldatrice, per avere magari anche la funzione del pulsato e un'altra po' di roba. Quindi vabbè, tenendo in sospeso quello, passiamo qua dietro e nella prossima puntata faremo tutta la parte qui con batterie, staffe, li vedete abbiamo già segnato per andare a recuperare il ferro, motivo anche per cui c'è su in parte anche la carrozzeria, per portarci avanti il più possibile. Quindi niente, vi ringrazio tutti quanti per averci seguito, grazie per il vostro continuo supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!